Ragazzi, stamattina noi siamo di trasferimento verso il caro buon vecchio Mont Saint-Michel, che è praticamente il motivo di questo viaggio, anche se abbiamo scoperto che ci sono, cioè tutta la Normandia è incredibile. tanti altri punti che io non conoscevo neanche, alla fine si sono scoperti più incredibili di quello che pensavo. Comunque adesso bando alle ciance, abbandoniamo questo bed and breakfast incantevole e ci rivediamo durante la strada per Mont Saint-Michel. Ta-ta-ta. Splendore di casa, ciao. Un dispiacere lasciarti qui, che lo so solo io. Guardami. Piano la mia maglia termica, pistolotto del mio cuore, ciao. Il monster è in protesta. Io non mi metto in coda, a me piace essere servito, piuttosto digiuno io. Tanto comunque sei stato in coda per la mia baguette. Questo si chiama amore. Quando dicono a tua moglie, ami tua moglie nonostante tanti anni, certo, Sì. tutto quello che faccio, che non vorrei fare, lo faccio per lei, quello è amore. Mi sa ragazzi che ho fatto bene a non prendere niente, perché è la baguette più triste che ho visto in un autogrill, boss. Nascondila almeno, nascondila. Il problema qui ragazzi è uno, è già l'una passata, abbiamo ancora 3/4 d'ora. Quando arriviamo a Mont Saint-Michel è tutto chiuso, ci sbattono fuori dei ristoranti, io ho fame, ieri sera non abbiamo cenato. Un abbinamento un po' strano, cioè il salamino con il cetriolino, che non saprei dirvi com'è, però qui una cosa a differenza dei nostri di autogrill. Se volete le cose scaldate da noi ve le scalda, l'omino che ve le dà qui, arrangiate. Ci sono i microonde, ve li scaldate per i fatti vostri. Funziona così, il coso del codice, si inserisce un codice per entrare che ti dà il proprietario dell'hotel, si tira un po', si apre, esatto. Una volta aperto, queste sono tutte su così, vi dicono il numero della cosa, vedi? Se vi dicono l'1 voi andate qua, mettete il codice, si abbassa questo e poi dopo si tira. Vedi? In teoria. Ragazzi, guardate che meraviglia! C'è la camera con il suo letto bello grande. Abbiamo addirittura gli sgabelli con il tavolino. E qui c'è tutta la zona per farsi il caffettino, il tè, che sapete che il mostrino me lo fa sempre in vacanza lui. Le tazze, tutte le cose. E il bagno, la doccia con tutti gli asciugamani, direi fantastic. Adesso noi ci dobbiamo lavare. Il mostrino sta cercando di entrare con tutti bauli. Anche gli uomini sono più sfigati. Ci cambiamo e poi vi portiamo a vedere delle cose bellerrime. Parcheggi ed è dedicato alle moto, quindi non vi infilate dove ci sono le macchine. Ho abbandonato il monster perché non mi ascolta. Ci sono dal parcheggio moto, ma sicuramente anche da quelli delle macchine, le indicazioni per la navetta gratuita e quella a pagamento. Ah, ecco, non era partito. Tanto adesso stiamo registrando. Stiamo arrivando a Mont Saint-Michel con una navetta gratis. Dopo tanto averlo studiato sui libri. Studiato io. Sì, lui soprattutto studia sui libri. Dormito sui libri forse. La navetta vi scarica a qualche metro da
questa cosa follemente meravigliosa. Attenzione perché il camminamento, quello della baia, è sconsigliato senza la guida. Primo perché c'è problema con le alte maree che arrivano all'improvviso, se non lo sapete ovviamente, e in più ci sono anche dei punti tipo di sabbie mobili. Vado a recuperare il monster che mi ha abbandonata. Siamo dentro al borgo, ragazzi, posso dirvi che sono emozionata. Non siamo in due a parlare perché il monster è impegnato a fare tutte le clip con la GoPro e non lo schiodo da lì. Stasera vi facciamo vedere un po' il borgo alla sera, un po' stile Magic. Poi con tutta la spiega, le curiosità, ci torniamo domani mattina, quindi per voi il prossimo episodio. Quindi nel frattempo iscrivetevi, fate tutte le cosine così vedete tutto. Giusto? Volevo sapere una cosa, boss, ma a Mont Saint-Michel c'è anche Michel Hunziker? Ancra Brise, tradotto per i non bolognesi, non penso proprio. No. E ovviamente il boss è a guardare il cibo. Questo è un ristorante storico, la Shura che vedete lì ha aperto il ristorante nel 1888. È ancora viva? Non credo, non penso. Secondo me no. Pazzesco. Vedi che vate, infatti? Sì. Monster, hai voglia di omelette? Socio sì, magari. Costa 32 euro. Mi allappa la bocca l'omelette. Non abbiamo voglia di omelette. No. Andiamo a cercare un altro posto, vero? Sì, meglio. Però noi siamo qui oggi per il boss e siamo nella Caravavecchia San Michel. È un posto, ragazzi, sembra un set cinematografico, è una roba inverosimile. L'unica cosa che vi possiamo però dire è che abbiamo dato un'occhiata un po' ai prezzi dei ristoranti, un po' le cose, che hanno dei prezzi da fuori di melone, state super in campana con le bevande. Ti dico, omelette, quella di prima? 32 la Shura, 22 qua, quindi costano delle cifre. L'acqua, digli l'acqua. Ah, l'acqua, una bottiglia c'era di non so che razza, 21 euro. 21 euro. Ricordatevi assolutamente la caraffa dell'acqua e non l'acqua in bottiglia. Il mostrino ha preso dietro leggero suggerimento. La peppa, meraviglioso. Ah, che odore di pepe, spezzatino. Questo è il bœuf bourguignon, che è il loro spezzatino in umido. Questa qui il boss dice che è una patata. E io dico evviva la patata. È una patata bollita. Dai. È stramorbido, è uno spezzatino come i nostri. C'è un po' il manzo, guardalo. C'è tutta la sua bella fibra, le patatine sono venute tutte a galla. E questo è un altro piatto tipico della Normandia, che è la galette, che è questa crepe qui fatta col grano saraceno, e poi dentro c'è, in questo caso, perché le fanno in vari modi, il salmone affumicato della casa con il crème fraîche e che è la panna acida, e l'erba cipollina. Poi ovviamente immancabilmente patatine fritte, l'insalata, il mio fegato ringrazia sentitamente. La galetta è strana perché essendo fatta con il grano saraceno ha una consistenza diversa da quelle normali con l'uovo sbattuto e la farina, però è più saporita. Il salmone non credo l'abbiano affumicato loro onestamente, però è buono, non sa troppo di chimica, di quelle cose lì. Ci sono anche delle versioni vegetariane di galette, è veramente buonissimo, comunque molto molto buono, non pensavo onestamente. Il dolce. E dunque il dolcino, io ho preso la crepe con il burro e lo zucchero, e il mostrino ha preso Ovviamente la crème brûlée, che ovviamente è sotto congelata e sopra è incandescente perché con il cannello ha scaldato il mio zucchero framboise.
Si sente la parte sotto che è fredda e la parte sopra che è completamente calda. È correttamente fatta la parte della brûlée. La sto assorbendo, queste uova io sento che sono fatte per il mio intestino, mi piace molto, io l'adoro, basta. Questa è appena fatta perché è calda, è molto sottile. Guardate qua, la fanno proprio un velo, guarda che roba. Così tutto il burro. Ah, quindi la spennellano di burro, la piegano in 4 e poi sopra ci mettono lo zucchero. Abbiamo speso la bellezza di, si vede lo sfogamento? Quindi non in modo meraviglioso come in altri posti, però abbiamo mangiato bene a un prezzo comunque equo per il posto dove siamo, ci sta. Fine della storia, proseguiamo il girettino. Tenetevi stretti, ma abbiamo trovato una via più stretta di quello del vicolo di Venezia, che era il più piccolo che noi avessimo. Adesso provo a incastrarlo. E questo è più piccolo di quello di Venezia. Sì. Adesso non voglio dire, ma non vado più su di là, lo sapete perché? Perché non mi sono fatto la barba, se no grattuggio di qua e di là. Poetica, ragazzi, però è così noi che facciamo i video, adesso ve lo volevo dire. Adesso abbiamo la fortuna di tornare indietro guardando la differenza fra prima che siamo arrivati in qua, che era con la bassa marea, adesso invece che è completamente sommersa. Informazioni, la navettina fa dalle 7:30 della mattina a mezzanotte. Occhio perché alla sera c'è un pacco di gente e c'è un'aria che pela le orecchie assurdo. Porca miseria. Sì, di sera ho visto ancora della gente che andava su, ma loro a un certo orario, comunque anche nel ristorante, ti sbattono fuori. Alle 9. No, prima erano le 8:30 neanche. Alle 8:30 la signora già quando si affacciava la gente li mandava via. Sì. Quindi quando vi presentate è vero che la navetta gira avanti e indietro fino a mezzanotte, ma comunque non avete la possibilità di entrare nei locali perché comunque il locale chiude. Detto tutto ciò, oggi avete visto un qualcosina. Il prossimo episodio si torna a Mont Saint-Michel di giorno, vi faccio tutta spiega, tutte le curiosità e poi domani però ci sono delle altre sorprese, non c'è solo Mont Saint-Michel, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanella, date un calcio al televisore, su tutte le televisioni che avete a casa, date un calcio. Mettete i like in ogni dove e noi ci vediamo la prossima settimana per nuovi video. Ciao! Ciao!